Buongiorno a tutti e benvenuti al 34esimo episodio di GLS Backgammon News. In questo episodio riviviamo il campionato del mondo a squadre svoltosi a Stoccolma dall'8 al 10 agosto di quest'anno, seguendo turno per turno il percorso della squadra italiana. Al campionato hanno partecipato 23 squadre. La squadra italiana è stata selezionata in base al PR con un percorso di qualificazione durato 6 mesi ed è composta da Lorenzo Rinaldo, Giorgio Castellano, Fernando Bracconi, Roberto Terenziani, Andrea De Zandonati, Fabio Cultrera e Gian Lazzaro Sanna, che è anche il capitano. I nostri arrivano a Stoccolma domenica sera, 7 luglio, e lunedì mattina alle 12 si svolge il sorteggio dei gironi di qualificazione, estraendo le squadre da 6 urne composte sulla base dei risultati ottenuti nelle precedenti edizioni del campionato, con qualche aggiustamento apportato dalla WBGF. L'Italia viene estratta nel girone B assieme a Germania, Francia, campione in carica, Grecia, Svizzera e Gibilterra. La prima classificata di ogni girone accede direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e le terze dovranno superare un turno di play-off per raggiungerle nei quarti. Nel nostro girone, Germania sicuramente favorita, Francia ottima squadra, ma nel secondo gruppo ce n'erano di più temibili, Grecia non presenta alcuni dei giocatori più forti, ma spesso ottiene ottimi risultati. Il calendario al primo turno ci mette di fronte la Francia. L'incontro viene trasmesso in streaming dal momento che i nostri avversari sono i campioni in carica. Ottimo inizio per Roberto e Andrea, mentre Fernando e Lorenzo vanno da subito in sofferenza. Roberto perde però un game importantissimo e dopo essere stato molto vicino ad un gammon con cubo a 2, il match gira completamente. È inutile l'ottima, combattutissima vittoria di Giorgio con Martin Frederick Kahn. Perdiamo il primo match per 3-2. Non c'è tempo per riprendere fiato e subito ci attende il secondo incontro con la coriacea squadra svizzera. Match molto combattuto che riusciamo ad aggiudicarci di misura. Due grosse sorprese negli altri incontri del girone. Gibilterra batte i francesi campioni uscenti e la Grecia ha la meglio sui fortissimi tedeschi. Terzo turno, prima della pausa della cena, contro la squadra di Gibilterra. Gibilterra non è sicuramente una delle squadre favorite ed infatti è stata posizionata nella sesta urna, quella riservata alle squadre meno titolate. Ma come già avevo osservato nel video di presentazione delle squadre, gli anni scorsi si è resa autrice di qualche sorpresa ai danni delle squadre più forti. E anche quest'anno ha inaspettatamente battuto nel secondo turno i campioni uscenti della Francia. Riposano Fernando e Lorenzo, ma siamo ben consci dell'importanza dei punti individuali in caso di arrivo alla pari e ci impegniamo al massimo, riuscendo a vincere tutti gli incontri. Dopo la pausa per la cena
ci attende lo scontro con la corazzata del girone, la Germania di Dirk Schiemann, che riposa però contro di noi. La sfida è molto equilibrata, ma non sono sufficienti le vittorie di Giorgio, la sua quarta vittoria su 4 incontri, e la mia per superare i tedeschi. Al termine del primo giorno di gara, 2 vittorie e 2 sconfitte per i nostri, che ci posizionano al quarto posto nel girone, dopo Germania, Francia e Grecia, che hanno una sola sconfitta. Svizzera e Gibilterra sono ormai fuori dai giochi e non hanno possibilità di qualificarsi per la fase successiva. Per noi sarà decisiva la sfida del giorno successivo con i greci, ma in virtù della rotonda vittoria con Gibilterra, un successo ci garantirebbe almeno il terzo posto e quindi il passaggio alla fase a eliminazione diretta. La sfida con la Grecia ci vede favoriti, ma la battaglia si rivela subito durissima. Andrea accetta un redouble molto rischioso nel secondo game e perde Gammon, trovandosi subito sotto per 8-1, mentre Roberto conduce il suo match con buona tranquillità. Giorgio perde la sua prima partita, ma Lorenzo vince. Quindi 2 vittorie per parte e l'incontro tra Fernando e Takis Chazelis diventa decisivo. Tutta la squadra francese assiste col fiato sospeso agli ultimi tiri perché una vittoria di Fernando li eliminerebbe dal torneo. Fernando però dopo le prime 3 sconfitte porta all'Italia il punto decisivo. Regala un secondo posto che ci qualifica ai playoff per l'accesso ai quarti di finale. Dopo una breve pausa, nei playoff affrontiamo lo squadrone del Regno Unito, forte di un G1, Sebastian Wilkinson, e ben 4 G2. Il quinto guadagnerà il titolo proprio nell'incontro con l'Italia. Questo turno si gioca ai 13 punti, mentre il girone di qualificazione si è giocato tutto agli 11 punti. Ottimo inizio nel tavolo 1. Dopo 2 game conduco per 6-0 con Sebastian. Riesco poi a portarmi sino al 12-6 Crawford, ma a quel punto la luce si spegne e Sebastian riesce incredibilmente a recuperare e vincere il match, lasciandomi solo la soddisfazione di una partita giocata ottimamente, persino meglio di lui. Lorenzo soffre fin dall'inizio con Gus Owen, ma le altre partite sono molto equilibrate. E Giorgio, che nell'ultimo e decisivo match con Oliver Squire riesce a portare il punto decisivo e a dare all'Italia una vittoria importantissima e di grande prestigio. Intanto i greci eliminano i fortissimi giapponesi, che erano dichiaratamente in cerca di una vittoria dopo la delusione della sconfitta con l'Italia nella finale di Venezia 2022. Dopo la pausa a cena ci attendono nei quarti di finale i fortissimi danesi. Ottimo inizio di Fabio con Thomas Mir, che dà coraggio alla squadra. Lorenzo e Giorgio portano gli altri 2 punti che ci garantiscono la vittoria e la semifinale contro la Grecia, che nel frattempo ha superato la Norvegia. Nell'altra semifinale si fronteggeranno Germania, vittoriosa sugli olandesi, e Austria, che ha battuto i sorprendenti finlandesi. Le 2 vittorie contro Regno Unito e Danimarca
sono una grossa iniezione di fiducia per la squadra, dopo una qualificazione conquistata solo all'ultimo istante e con una grossa fatica. Nella semifinale con la Grecia partiamo sicuramente con i favori del pronostico, ma non possiamo dimenticare il confronto precedente con i greci nel girone di qualificazione, deciso soltanto agli ultimi tiri dell'ultimo match. Nella scelta della formazione si continua a schierare i 4 giocatori più titolati e oggettivamente più forti e a far ruotare le 3 riserve di lusso che si stanno comportando benissimo e stanno portando tanti punti importantissimi e spesso decisivi. Altro inizio disastroso di Andrea, che va sotto per 6-0 con Takis Tsazelis, ma ottimo inizio di Roberto che domina il suo match, mentre Lorenzo perde con Platon Sterliakos. Fernando si porta sul 12-6 Crawford, mentre Andrea recupera e conduce per 9-8, Giorgio conduce per 10-8. Andrea dà un cubo anticipato e dopo 2 mosse Takis porta il cubo a 4, posizione nettamente inferiore, blunder da 500, ma poi con qualche tiro fortunato si trova in netto vantaggio nel barrel. Un doppio 5 di Andrea però porta all'Italia un punto importantissimo e sembra ormai. Ma l'avversario di Fernando recupera e poi vince un gammon cubato sul 12-10, aggiudicandosi quindi il match. Giorgio però continua il suo eccezionale torneo, vincendo al DMP e regalando all'Italia la finale contro l'Austria, che a sorpresa ha battuto i favoriti tedeschi. Italia e Austria si sono affrontate 6 mesi fa nella finale del mondiale a squadre online. Finale che l'Italia si è aggiudicata nettamente per 4-1. 5 dei 6 giocatori italiani e 4 dei giocatori austriaci che facevano parte della squadra online fanno parte anche della squadra presente a Stoccolma. L'Italia parte favorita, ma l'Austria è una squadra solidissima e ha eliminato avversarie molto molto forti. Buon inizio dei nostri che si portano in vantaggio in tutti gli incontri, ma gli austriaci recuperano e si prosegue punto a punto. Roberto arriva sino al 14-9 Crawford, Fernando invece è in svantaggio per 12-8. Le altre 3 partite proseguono incertissime ed equilibrate. Lorenzo perde al DMP con Bernard Meyer. Poi, più tardi, in rapida successione, arrivano la sconfitta di Roberto, la vittoria di Fabio e la sconfitta di Fernando. Al risultato ormai acquisito, Giorgio vince al DMP l'ultima partita. Ciliegina sulla torta, il primo posto a pari merito di Giorgio come miglior giocatore del torneo, con 8 vittorie su 9 partite. Risultato veramente eccezionale. A parte l'amarezza per la vittoria finale che era alla nostra portata, sicuramente un risultato di grande prestigio e una gradita e sorprendente conferma della squadra italiana ai vertici internazionali. Nelle ultime 3 edizioni, 2 vittorie nel campionato online e una vittoria e un secondo posto in quello live. Sicuramente nessun'altra squadra ha fatto di meglio. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.